Ciao ragazzi, bentornati sui nostri acquisti, questa volta veramente nostri, perché abbiamo fatto degli acquisti in comune, nel comune, no, anzi nella città di Palermo, nel comune di Palermo. di Palermo. Perché No. siamo stati una settimana circa, 6 giorni a Palermo, qualche tipo un mesetto fa. Sì. Forse anche di più in realtà ormai. Sì, ormai sto passo. Solo che il video lo stiamo facendo adesso perché noi siamo sempre puntuali, ovviamente. Praticamente è successo che abbiamo iniziato a comprare le cose, che eravamo la felpa, e mo siamo in mezze maniche. Comunque, esatto. Praticamente è andato davvero così. Allora, ti passo il primo. abbiamo fatto degli acquisti dove però? Vabbè, un po' ovunque, un po' da GameStop, un po' di negozi che ci stavano in generale di videogiochi a Palermo. Sì. Comunque, cioè non proprio solo Palermo, anche paesini, ecco. Però diremo Al Palermo contrario, per comodità. È nostalgico sto disco. Tra l'altro anche a prezzi decenti. Ma C'è porca stato un negozio che ci ha fatto pure uno sconto, è stato simpatico, diceva vabbè raga vi tolgo €1, perché insomma non lo so, ci andava. Vabbè, sì, un po' di simpatia quella. Comunque sta di fatto che Noi ringraziamo ovviamente. noi ringraziamo sempre. Questo tra l'altro l'abbiamo preso da GameStop, Game Life, insomma Game Life, vabbè, chiamiamolo Game Life, va bene, vi devo ancora abituare all'idea. Quando ancora i giochi Xbox costavano una cicca, perché ora ho visto l'ultima volta che li hanno un po' aumentati, però c'era un mesetto, non so cosa è successo, che Game Life praticamente tu entravi in negozio, ti tirava un gioco Xbox One, Xbox Series X in testa e te lo regalava, era tipo una challenge. Vabbè, comunque no, l'abbiamo pagato penso tipo 3-4 euro. Più questo probabile qui, su 4. che tra l'altro abbiamo anche il primo non l'ho mai portato sul canale, non l'abbiamo mai portato, quindi potrebbe essere una buona idea, perché sinceramente ho preso il secondo perché sapendo che il primo comunque era abbastanza bello ho detto vabbè, visto che ce l'ho prendo pure il secondo a quel prezzo, che fai? Cioè non puoi, Non lo lasci lì. no, non puoi proprio. Questo titolino Sì? avevamo detto che volevamo portare il primo sul canale. Sì. L'avevamo detto tra di noi ovviamente. Sì, ovvio. E quindi siccome abbiamo visto che ci stava questo in versione fisica, costava tipo sui €9, €10, non mi ricordo, ho detto sai che ti dico, probabilmente sarà un gioco del cazzo, però ho detto vabbè prendiamolo, Ma comunque sì, l'abbiamo sicuramente. in libreria e quindi portiamo poi il primo e successivamente anche il secondo, anche perché dovrebbero durare poco teoricamente. Allora, sì, cioè il primo l'abbiamo anche quello in fisico, ovviamente, e questo secondo l'abbiamo visto, ho detto vabbè ce lo pigliamo, perché appunto c'era questa cosa qui di portarlo. E appunto questo è stato nel negozio dove ci hanno fatto lo Sì, sconto. questo è il negozietto dove hanno fatto lo sconto e sono stati gentili e carini. E sì, allora so che il primo e il secondo, penso che il primo duri un'oretta, Mhm. il secondo penso quasi uguale, quindi sono giochi corti, cooperativi, che hanno dei voti un po' bassi, Però noi lo però volevamo portare anche per il fatto che appunto era coop, quindi magari ci facciamo anche 2 risate in 2. ma sì, poi E visto che comunque sono giochini un po' così poi come sempre ripetiamo, se questo gioco se questi giochi non ci piaceranno, c'è Si sempre rivende. la via della vendita, insomma. Perché comunque questo Ricolondo, adesso il primo non so quanto possa valere, ma il secondo, visto che comunque valeva qualcosina, quindi a quel prezzo ho detto vabbè dai, pigliamolo. Questo da Game Life l'abbiamo preso. Tina's Wonderlands. Questo è stato sui €5 se non sbaglio. Sì, una roba del genere, in italiano, quindi c'è anche ciao Tessifato. Vabbè, comunque praticamente è della saga di Borderlands, saga che non mi dispiace. Ho giocato un po' il primo, ho finito il primo e il secondo e poi dopo non li ho più continuati. Però mi ricordo proprio questa figura di Tinas che era molto irriverente, molto divertente, allora ho detto vabbè, per €5, visto che è un titolo che non mi dispiacerebbe provare a giocare, ovviamente prima vorrei giocare gli altri Borderlands per bene di nuovo, perché insomma ormai non mi ricordo quasi più niente, e ho detto vabbè, €4, €5, insomma non male, non male. Io dovrei riprovare a giocarlo perché parlo di Borderlands in generale, perché ragazzi vi spiego questa cosa giusto 30 secondi. Io ho iniziato a giocare Borderlands quando avevo preso la Play, la PS4, perché per chi non lo sapesse io mi sono saltata
tipo 2 generazioni di console, quindi sono passata dalla PS1 alla PS4 e quindi immaginate il mio cambiamento drastico. Io non Mamma sapevo mia. giocare alla PS4, il controller per me era una cosa stranissima con gli analogici perché su PS1 non ci stavano. Comunque devastante. E quindi che cosa è successo? Quando ho provato a giocare a Borderlands mi sono ritrovata con tipo 4 mal di testa diversi, sensi di vomito a destra e a manca, quindi l'ho dovuto droppare perché non ce la facevo, per me era too much, cioè mi dovevo abituare. Beh, purtroppo poi vabbè, Borderlands sappiamo che appunto essendo in prima persona abbastanza frenetico, cioè non essendo abituata soprattutto, Mi stavo sentendo malissimo. non è il gioco indicato per incominciare. Esatto, quindi tipo ho detto vabbè andiamo un po' più calme, quindi tipo ho giocato titoli calmi, sì. tipo Ratchet & Clank, Uncharted 4, tipo questi qua così, piano piano poi mi sono allargata. Però ho detto cominciamo piano. Io penso che si possono fare in cooperativa anche offline questi giochi, sai? C'è la cooperativa anche offline secondo me, quindi magari se volessimo giocarci insieme si potrebbe può fare. Anche i Borderlands vecchi forse hanno la cooperativa offline, non me lo Non lo so, ricordo. da Quindi guardare. insomma, alla fin dei conti iniziare da Borderlands non è la miglior cosa. Diciamo che soprattutto se- avevo iniziato anche con Bloodborne, quindi pensa un po' quanto sono beh. deficiente io, però vabbè questo è un discorso a È parte. masochismo questo, cioè proprio farsi del male Ti fisico. porto, mentale. ma che ti porto? No, non ti Cosa porto mi niente. porti? Dimmi tutto. Ti do un titolo che stai portando per ora sul canale e siccome ho visto questo che lo devi recuperare, ecco, ho detto, sai che ti dico? Prendilo perché altrimenti poi te ne penti. Allora, Questo di qua costava sui 12-15, io non mi ricordo. sì, 12 euro, ma valeva di più. Cioè, onestamente, Sui questo, 12 se non questo sbaglio. vale di più. Poi, cioè, io considero sempre che la versione italiana, perché molti non lo sanno, le versioni italiane valgono di più. Cioè, io ho avuto una conversazione con un tizio su Vinted qualche settimana fa, tipo su eFootball PES 2021, che stavo vendendo. Ho in vendita la versione italiana, quindi l'ho messa a 25 euro, quella roba lì, insomma. E mi fa, ma tanto PES 2021 ce l'ha la lingua italiana. Sì, ho capito che c'entra, però ti parlo della custodia. Me lo compro in digitale. Vabbè, allora no, se l'hai comprato in versione francese. Ma insisteva proprio, dopo gli ho spiegato, dopo ha capito però all'inizio c'è questa sorta di non conoscenza che purtroppo, o per fortuna, adesso dipende da cosa, le versioni italiane delle custodie in fisico valgono di più, perché è normale, siamo un paese più piccolo, fanno meno copie, e infatti se ci guardate molto spesso, oltre all'italiano c'è tipo lo spagnolo, perché fanno spagnolo e Spagna e Italia, per una custodia proprio, e valgono di più. Vuoi non vuoi valgono di più. Comunque sta di fatto che questo titolo, sto portando l'ultimo sul canale che mi è andato in Key qualche mese fa ormai, sì, lo sto continuando, mi sta piacendo tantissimo, Blades of Grid. Abbiamo visto questo, lei mi ha detto compralo, dai, magari lo porti sul canale, tanto sto facendo l'incontrare, cioè parto dal terzo, poi andrò al secondo, poi andrò al primo. Ma non ci fa niente, l'importante è che li giochi tutti. Tanto ormai me lo sono tutto spoilerato, quindi. Però l'ultimo soprattutto ha un bellissimo gameplay. Non so, penso che anche il secondo sia comunque di grande livello. Sono curioso, ho detto vabbè, dai, prendiamocelo, tanto costava non tantissimo, valeva di più, e ho scoperto che il primo non esiste in fisico per PS4. Disastro, io non so come fare, qualcuno mi aiuti. Perché sottolineiamo? Perché non compri in digitale? Disastro sì, e poi è pure in digitale, cioè vabbè, lo compro ma non me lo sento mio, cioè mi sembra di essere su Netflix. Comunque con noleggio, titolino che dovresti portare sul canale, penso che forse già è uscito, comunque uscirà il primo episodio fra qualche giorno. Sì, lo registro domani, quindi insomma uscirà qualche giorno dopo l'uscita di questo video, probabilmente sì. Che Batman, questa è l'edizione con Arkham Asylum e Arkham City, esatto, sono bravissimo. Arkham Asylum l'ho portato sul canale in versione PS3 e adesso dovrei portare Arkham City, però visto che ce l'ho per Xbox One, che faccio? Ve lo porto PS3? No dai, cioè, anche se retroplayiamo, però cioè
mi sento di giocare con la versione secondo me migliore, è una remastered, e quindi ve la porterò tramite Xbox One, tramite questa versione che ho trovato da Game Life a 4 euro. Game Life era impazzita quel giorno, non so cosa era successo. Sì, che tra l'altro avevamo visto anche dei titoli tipo a 98-99 centesimi, Sì, però sì, proprio. non li abbiamo presi perché vabbè, erano palesemente quei giochi fatti tipo da un bambino di 15 anni, 15 anni, in versione, in un momento di difficoltà. Diciamo che quello è buono se a qualcuno serve la custodia, ecco, diciamo così. Vende il disco da solo a €1 e via. Si piglia la custodia. Comunque ragazzi, vabbè, poi anche per un fattore di collezionismo questa versione l'ho voluta prendere, anche perché Batman, questi di Rocksteady, non so come si pronuncia onestamente. Rocksteady, penso. Rocksteady, sono veramente bravissimi, e questi, cioè, una volta erano bravissimi, e questi Batman per me sono veramente un qualcosa di fantastico, superiori agli Spider-Man, a mio parere, di Insomniac, perché vabbè che Batman è un personaggio diverso, però non so, cioè hanno una trama, vi devo dire, più seria, molto più seria, cioè proprio si sente l'ansia, la tensione. Sono bei giochi questi Arkham, sono veramente belli e ve li consiglio molto molto. Ma andiamo avanti, perché insomma questa disamina non frega un cazzo a nessuno. Questo titolino l'ho voluto prendere in realtà io. Perché? Esatto. Intanto perché era un titolo che mi intrigava tantissimo, essendo un horror che non ho mai giocato, ho detto ok, lo voglio recuperare, perché poi tipo stava a quanto? Pochissimo, tipo manco 10 euro forse. Sui 7 euro penso circa. Può essere, ma non lo so, non mi ricordo. Tra l'altro appunto è la versione col PlayStation VR compatibile e non richiesto, perché abbiamo scoperto che ci stanno due edizioni. Un'edizione che aveva Fablinker, appunto Sì. l'aveva messa in vendita, era quello col VR richiesto. Sì, Invece in questo obbligatorio. caso è compatibile, quindi si può giocare anche senza, quindi ho detto che fa, me ne privo? No, perché comunque io amante degli horror, Sono devo curioso. recuperarlo. Ho detto lo mettiamo in libreria e quell'altro si vende, che tanto non lo potremmo giocare a priori. Perché non abbiamo il L'altro VR, l'ho già quindi, venduto in realtà. Ah, l'hai Ma- venduto già? Ma ma magari in realtà hanno fatto un aggiornamento in un secondo momento che potevi giocarlo senza VR, però la custodia c'era scritto obbligatorio. Questo visore compatibile mi fa capire che dopo hanno rifatto un'altra versione, però senza necessità del visore, tra l'altro Santa Monica, cioè, quindi è un titolo che secondo me potrebbe essere anche interessante. Allora, non so se la versione dove c'era scritto richiesto aveva un aggiornamento, perché ad esempio, tipo con Madison, che è altro horror che vorrei recuperare, ci sono due versioni, cioè la Sì. versione quella appunto classica e poi la versione con il VR, che lì è richiesto. Esatto. Perché appunto su disco ci sta solo la versione per il VR, non ci sta la normale. Però anche, Quindi cioè, io dico una cosa, anche sta cosa è un po' una stronzata, perché cioè, onestamente, se un gioco nasce in visore e poi lo fa, o al contrario in viceversa, questo caso mi sa. cioè io penso che Perché quella per il VR, almeno ti parlo di Madison, è uscito solo su PS5, mentre la versione base era già su PS4. Quindi la versione VR l'hanno inventata dopo, diciamo però così. quello che, cioè, sto cercando di dire che il senso, allora, Madison ci può stare perché poi dopo hanno fatto un'altra versione con per il visore, ok, però questo gioco non so se abbia un aggiornamento online, cioè sullo store, perché onestamente averlo messo dopo la versione anche senza visore mi fa strano, molto strano, cioè nel senso, di solito per queste cose fanno un aggiornamento, perché magari ovviamente il primo visore non ci gioca più nessuno e quindi magari dicono vabbè, facciamo un aggiornamento o al visore 2 oppure anche senza visore che si può giocare, per far rinsavire questo gioco. Mi fa strana sta cosa, voglio provarlo perché non so se è una supercazzo o è veramente così. Comunque Lo scopriremo. non lo so, ho un dubbio, non riesco a cavarmelo dalla testa. Questo titolo qua non sapevo nemmeno che l'avevamo preso, cioè l'avevo dimenticato. Pensa a te. Quanto è importante, sì. No, l'ho pagato tipo 3-4 euro, ecco, comunque. Però Generation Zero, scusate, l'abbiamo preso perché semplicemente tempo fa portai un gameplay sul canale. Mi avevo mandato in key questo gioco
e l'ho portato. Non mi era neanche dispiaciuto, anzi l'avevo apprezzato. Poi non l'ho più continuato come spesso succedeva ai tempi, ma ormai finisco tutto, a parte casi rari tipo Pacific Drive che ragazzi non... ci ho smadonnato una certa, ho detto basta, cioè, mi stava anche piacendo, però poi mi stava dando anche il nervoso perché non riuscivo a capire cosa dovevo fare, e quindi ho detto vabbè, me lo recupero perché vorrei dargli una seconda chance per giocarlo meglio e apprezzarlo di più magari. Poi se vedo che non è il mio genere, massimo si venderà. Per 3-4 euro non mi sono neanche posto il problema, ho detto vabbè, ho un ricordo piacevole, voglio riprovare quel ricordo, vedere se mi piace anche dopo 1 anno, 2 anni che l'ho provato, perché all'epoca non ero andato avanti, e quindi magari non so, magari potrebbe tornare sul canale, chi lo sa. Questo titolino l'avevamo visto così a random e guardando la copertina sul retro mi sono resa conto che si può giocare in 2. Yes. Quindi ho detto, sai che ti dico, proviamo a prenderlo. La cartolina, carino, bellissima. vero? Proviamo a Carta. prenderlo, vediamo un po' com'è, perché sì, si capisce che è un po' una scemenza, cioè nel senso non è chissà quale gioco Sì, cooperativo, sembra un po' tipo come quando avevamo portato su Twitch Biped, no? Un gioco semplice così di cooperativa, ci può stare. Mi Lo ricordo proviamo. che questo gioco all'epoca era atteso perché mi sa che l'hanno fatto gli stessi sviluppatori che hanno creato Sonic. Poi non so se sto dicendo una cazzata, però mi ricordo che c'era un qualche artista famoso che aveva fatto un gioco, una saga famosa, ora mi ricordo Sonic, e quindi la gente pensava potesse essere un erede, potesse essere un qualcosa di bello, insomma. Uscì e fu un po' una minchiata, tipo, ho visto i voti, sono 5.5, non ha soddisfatto secondo in teoria i voti le persone, però comunque cooperativa. Abbiamo pagato sempre poco perché sto video si concentra su acquisti da 5 euro. Sì. Cioè io non vorrei dire, ma grazie a Game Live che a volte mette sti prezzi un po' strani, ne approfittiamo, anche se ultimamente abbiamo visto che insomma, però noi ne approfittiamo e ci prendiamo qualche titolo anche da giocare, provare, poi se non ci piace pazienza, cioè si può sempre vendere, sì, non è un problema. Anche perché appunto magari non lo portiamo sul canale, ma comunque lo giochiamo per i fatti nostri, Sì, perché anche. tipo, di più in inverno, adesso che comunque c'è caldo e bla bla bla, no, però in inverno ci mettiamo magari appunto sul letto, la sera prima di andare a dormire ci facciamo 1 o 2 partite, dipende che gioco è, come era successo con Biped, come era successo con tantissimi altri titoli, tipo Blue Prince oppure Pneumata, che l'abbiamo iniziato e poi l'abbiamo droppato perché di nostra spontanea volontà, perché lo vogliamo portare sul canale, perché ci siamo resi conto che effettivamente quello è un gioco che ci potrebbe stare, e quindi ho detto stiamo fermi, non andiamo avanti e lo portiamo sul canale. Però se vediamo che comunque sono giochi che non sono così intrattenenti o che comunque diciamo non ne vale la pena da portare sul canale, giochiamo per i fatti nostri. Esatto. E comunque ci passiamo il tempo la sera prima di dormire. Quindi sono veramente curioso di questo gioco, veramente tanto. Ti passo Chuck Norris. Grazie. Prego. Poverino, ormai è passato a miglior vita. No, non me lo dire. Non pensavo che sarebbe successo, ma è successo. Pure Chuck Norris è mortale. Dispiace, però, purtroppo la vita in realtà c'è un codice, ragazzi, adesso lo riscatto. No, comunque, a parte tutto, cioè pure questo ha preso tipo 4 euro da Game Life, sì. E so che vale molto di più, ed è un titolo che onestamente all'epoca quando era uscito mi interessava, mi incuriosiva, però non a prezzo pieno ovviamente, ormai non prendo quasi più niente a prezzo pieno se non Collector's Edition, tanto i giochi base scendono sempre. Ho detto vabbè dai, a sto prezzo che fai? Perché lo voglio provare, sembra essere molto interessante, molto, e quindi eccoci. Ci credi qua. Che non ho mai visto nulla su questo titolo? Ma c'è proprio niente completamente, quindi anche per me giocarlo poi sarà una sorpresa. Io all'epoca vidi il video di Falconero che fece le prime missioni, era carino dai, cioè un gioco così come passatempo, non è che è un capolavoro sicuramente. Mi sto rendendo conto che forse poco fa ho detto una stronzata. Sì. Uno di quei famosi titoli che costavano tipo 1 euro 99 centesimi, mi sa che era questo. No, questo 2,94 credo. Sei sicuro? Sai? Mi sa di sì. Perché io ho visto sta cosa, ho detto questo non era lo so. 2,94, non so perché c'era il bollino arancione proprio rosso della morte.
Ho detto non lo so, cioè sembrerebbe essere una stronzata. È una stronzata sicuramente. Cioè, non lo so, ho detto boh, proviamolo perché Cioè, non lo so che cosa mi ha detto il cervello in quel momento. io ho detto prendiamolo perché dai. Cioè, come sopravvivere in un mondo che non vede l'ora che tu muoia? Già Esatto, la premessa, cioè devi arrivare alla pensione, ragazzi, questo gioco è per noi. Cioè, in un futuro prossimo in cui non si fanno più figli, ti vorresti godere la tua vecchiaia, la tua meritata pensione, però nessuno paga più i contributi, perché quegli ingrati dei millennial non fanno altro che giocare ai videogiochi invece di trovarsi un lavoro. Ecco, vedi? E questa è la vita, quindi insomma non si poteva non provare quantomeno, perché dai, cioè a quella cifra. Perché non provare a giocare la propria vita? Esatto, Che perché cazzo? non farlo? Ultimo titolino, Ecco, a proposito di... Batman. sì, di come è andata a finire la storia. Gotham Knights, titolo che sicuramente sarà una minchiata colossale, già lo so ragazzi, non scrivete nei commenti, una minchiata che cavolo hai comprato? Ho comprato una minchiata, lo so, A però pochi euro. 3 euro, o 4 euro, sta sempre lì comunque. Gotham Knights, titolo che ovviamente giocando agli vari Arkham, a Batman Arkham Knights l'ultimo, si collega Gotham Knights e quindi infatti è un gioco su Gotham, su diversi personaggi. Non c'è Batman per fortuna in questo gioco, O per sfortuna perché l'avrebbe potuto salvare. no, meglio lasciarlo stare a Batman, perché se deve stare in questo gioco e fare sto fallimento, anche no, però io non dico, è quello che ho sentito dire, questo che sto dicendo, però voglio provarlo perché ormai che sto portando tutti i Batman, Gotham Knights non lo porti? Eh sì che lo porti, I giochi vanno provati. e poi dopo magari uno può parlarne, però vanno comunque provati e testati e non farsi un'idea prima della fine, insomma, quindi lo proveremo ovviamente fra diverso tempo, appena finisco tutti i Batman, che poi ce ne sono diversi a tema eroi. C'è anche Suicide Squad, che pure quello non è che ha fatto sto gran successo. Insomma, ci sono diverse cosine. Adesso mettiamo a posto e vi facciamo vedere tutti gli acquisti. E questi ragazzi sono i nostri acquisti di Palermo City. Insomma, una settimana che ci siamo dati da fare, onestamente. Beh, anche tanto devo dire. Quindi insomma una settimana piena di acquisti. Non abbiamo ancora giocato un cazzo di sta roba, quindi fantastico. Più che altro perché appunto aspettavamo di fare il video. Sì, perché io volevo già installare Batman, infatti gli ho detto facciamo sto video così lo installo, cioè nel senso, perché noi siamo sopra e voglio portare i giochi sotto, quindi... Spiega meglio, però siamo sopra, vogliamo portare i giochi Sì, siamo nel piano di sopra della casa dove mettiamo i giochi da fare i video e poi una volta fatti i video li mettiamo in libreria, così Esatto. non ci dimentichiamo, perché poi dopo devi star lì a segnarti tutto, quindi facciamo questa cosa e ora potrò andarlo a installare e fare i video. Addio ragazzi. Addio, ci becchiamo per Batman se ne avete voglia. Addio. Ciao. Ciao.